Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video, ovviamente dove parleremo di Sassuolo-Napoli che si giocherà domani sera, i nostri azzurri impegnati domani di venerdì, perché sappiamo che martedì c'è l'andata degli ottavi di Champions contro l'Eintracht Francoforte, quindi si gioca di venerdì sera e la tecola che è arrivata ieri, ovvero che tutti sappiamo l'infortunio di Raspadori. Non si sapevano ieri gli esiti e quanto sarebbe stato fuori. Gli esiti sono usciti oggi. Gli esami strumentali hanno, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Quindi l'attaccante azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane. Si tratta di una diagnosi abbastanza grave, dice Calcionapoli 24, dal momento che la distrazione rilevata dalle analisi è di secondo grado, quindi più problematica. Con ogni probabilità, in attesa di aggiornamenti ufficiali, Raspadori dovrà stare fuori almeno fino a metà marzo. Ovviamente è una cosa di cui dobbiamo prenderne atto. Ne prendiamo atto, abbiamo un parco attaccanti e centrocampisti offensivi che può tranquillamente colmare la lacuna, però non tanto per la partita di domani, ma avrei voluto avere l'alternativa Raspadori nel doppio scontro con l'Eintracht, perché tra le alternative che abbiamo in panchina è quella più imprevedibile. È una mina vagante, lo puoi schierare dietro la punta, lo puoi schierare esterno, difficile da marcare. Abbiamo Simeone che comunque ogni volta che entra fa bene, lo stesso Raspadori, tutti quelli che stanno in panchina, ogni volta che entrano fanno bene, quindi da questo punto di vista non c'è da essere preoccupati. Dispiace per il ragazzo perché Raspadori è un ragazzo d'oro, mai una parola fuori posto, si siede in panchina e ogni volta che segniamo è il primo ad entrare in campo, è il primo ad esultare. Ovviamente tutti quanti, il Napoli quest'anno è un gruppo che fa invidia a tutta Europa, però è arrivata questa tecola e dobbiamo prenderne atto. Ovviamente la partita con il Sassuolo non credo sarà la stessa partita dell'andata, perché comunque anche leggendo le dichiarazioni di Dionisi, dove all'andata ha sbagliato completamente la marcatura sull'Lobotka e il Napoli ha dilagato, non credo che sarà la stessa partita. Siamo fuori casa, siamo al Mapei Stadium, ci sono dei cambi di formazione, forse ho letto ci saranno forse 3 cambi rispetto all'11 ufficiale che ha giocato contro Spezia, contro la Roma e contro la Cremonese. Ho letto che Elmas è favorito su Zielinski, Oliveira si sta giocando una maglia di titolare con Mario Rui. Io farei giocare Oliveira domani, non perché è più forte di Mario Rui o Mario Rui è più forte di Oliveira, perché ho visto Mario Rui un po' affaticato contro la Cremonese. Poi sarà stata solo una sensazione, però dare spazio a Oliveira è veramente tanta roba. È un grandissimo calciatore e su quella fascia sinistra ogni volta che è entrato, a livello di spinta, a livello di interdizione, a livello di anche sull'ultimo passaggio, servire un attaccante, comunque c'è sempre ed è un calciatore di grandissima qualità. Forse non sfornerà gli assist che sta sfornando Mario Rui quest'anno, però io già lo dissi in una reaction quando lo comprammo. Feci la reaction con le migliori giocate, ovviamente basandoti ai video di YouTube, gli highlights montati da YouTube. Sicuramente, però si vede già. Il calciatore si vede già che ha stoffa ed è un ragazzo che merita, quindi se domani dovessi avere una maglia di titolare non mi dispiace. C'è Elmas favorito su Zielinski, almeno ho letto, e Politano su Lozano. Sono d'accordo con Elmas per Elmas su Zielinski, perché anche lui contro la Cremonese comunque stanno giocando quasi sempre gli stessi 11. Il calo ci può stare, soprattutto fisico. Quindi alternare fa bene. Poi abbiamo, mai come quest'anno, abbiamo questa panchina lunghissima e le alternative, anzi a volte invece di essere alternative diventano quasi titolarissimi per i 20 minuti che giocano, perché ti decidono la partita, ti fanno la giocata, entrano in campo e non hanno bisogno nemmeno di 2 minuti per ambientarsi e per prendere le misure sull'avversario, perché
non ci sono misure da prendere sull'avversario, se giochi in una squadra dove tutti i calciatori sanno ciò che stanno facendo, sanno dove devono posizionarsi, quindi viene tutto un po' più semplice a livello meccanico. Ed è veramente tanta roba. Questo è merito di Spalletti, è merito di tutto il lavoro fatto quest'anno e forse è anche merito di tutte le critiche ricevute nel precampionato, nei ritiri, perché poi abbiamo fatto quel mercato in uscita, abbiamo perso i pezzi importanti, Koulibaly, Mertens e quant'altro. Sarà stato forse un motivo di rivalsa in più. Chi lo sa? Comunque, contenti di questo Napoli, contento delle scelte di Spalletti se dovessero essere queste domani. Ma ripeto, l'importante è il gruppo e il Napoli quest'anno è un gruppo fantastico, armonioso e Spalletti sta facendo di tutto per mantenere questa armonia in qualsiasi conferenza stampa. Se andiamo a prendere tutte le conferenze stampe da settembre ad oggi, alle domande più insidiose per quanto riguarda ti piace più quel calciatore, ti piace meno quello sta giocando o quell'altro che ha fatto meglio oggi. Le domande che mettono zizzania, tra virgolette, che vogliono mettere zizzania, Spalletti le rimanda sempre al mittente e mantiene sempre un profilo serio basandosi sulla partita che poi devi giocare. La partita di domani io la vedo insidiosa. La vedo insidiosa perché siamo fuori casa e perché sicuramente, l'ho già detto, non sarà il Sassuolo dell'andata. C'è un Napoli che non penserà alla sfida con l'Eintracht perché si va di partita in partita e questa è la forza del gruppo, è questa la forza di Spalletti ed è questo il filo da seguire perché 15 punti possono essere tanti. Io ho letto una statistica su una domanda, ci credete sullo scudetto? E a Napoli comunque siamo ancora, non era sì, ci credete sullo scudetto, la domanda era il Napoli ha già vinto lo scudetto e comunque tra i tifosi siamo ancora 50 e 50. Io mi schiero nel 50% che griderà scudetto quando ce l'avrà nel sacco, perché 15 punti possono essere tanti come possono essere pochi. Forse pochi no, però bastano un paio di partite, stecchi un paio di partite, li fai avvicinare a 9 punti, 8 punti, le squadre dietro acquistano fiducia. Poi c'è anche da esaminare le parole famosissime di Sarri anni fa, dove diceva chi gioca dopo e deve inseguire è sempre svantaggiato. Mai parole sono più veritiere, perché ti gioca il Napoli prima, vince la partita, tu devi vincere per forza per restare a 15 punti, nel caso dell'Inter, 18 punti la Roma, il Milan e quant'altro. Cioè tu devi vincere la partita per restare a 15 punti dal Napoli, quindi è snervante. Poi ti si presenta una partita come per esempio Sampdoria-Inter, 0-0. Quella partita è finita 0-0. Vuoi perché la Sampdoria comunque ha fatto un'ottima partita, ha comunque cercato di segnare, cercando di non prendere gol. L'Inter non è riuscita a segnare, però man mano che i minuti passavano, la squadra che insegue lo sa benissimo che non buttando la palla dentro tu vai a 15 punti di distacco, quindi diventa snervante inseguire. Detto questo, parentesi Sarri e le parole di Sarri, che poi sono veritiere perché è il campo che parla. Il Napoli domani deve fare la sua partita, perché se facciamo la nostra partita sempre, non voglio dire che le vinciamo tutte, però dal gran bel gioco e i meccanismi che Spalletti ha inculcato in tutta la squadra ne uscirà una grandissima partita. Poi possono esserci episodi, non possono esserci episodi, non vinci la partita, tutto può succedere, però l'importante è giocarla e non snaturarsi in base all'avversario. Il Napoli è anche camaleontico da questo punto di vista perché a partite in corso Spalletti quest'anno ha cacciato dei conigli dal cilindro non indifferenti. Vedi la partita contro la Roma quando togli Osimhen e Quara
per Simeone e Raspadori, e lì hai vinto la partita. C'è niente da fare, quindi ti è andata bene. Io lessi un'intervista a un giornalista, sì, a Spalletti gli è andato bene il cambio, se poi non vincevi la partita avevi tolto Osimhen e Kvara, ma che significa? Cioè non significa niente, lui ha fatto quel cambio perché ha visto una determinata cosa in quella determinata partita, che poi ti va bene o non ti va bene, non è che poi a partita finita siamo tutti bravi a parlare, quindi secondo me Spalletti quella mossa l'ha studiata, l'ha preparata, l'ha voluta e la partita l'ha vinta lui dalla panchina. Detto questo, ragazzi, per Sassuolo Napoli è tutto. Sempre Forza Napoli. Ci vediamo domani o massimo sabato per il post partita di Sassuolo Napoli. Iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!